Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Dagnino e sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e membro del gruppo di ricerca del progetto Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali e Comparati dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, DIL, è stato cofinanziato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza dei lavoratori dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale, vale a dire il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, per esempio lo smart working e il co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica ma anche psicosociale, per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possano orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di queste attività di ricerca si è deciso di coinvolgere esperti italiani e provenienti da altri paesi per arricchire la conoscenza dei cambiamenti e degli impatti, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. Realizzata questa breve premessa, cedo la parola alla dottoressa Giada Benincasa, assegnista dell'Università di Modena e Reggio Emilia e anche lei componente del gruppo di ricerca del progetto, la quale, oltre a presentare il nostro ospite, darà avvio al confronto portando le prime considerazioni e domande. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, in questo contesto, come già anticipato, abbiamo deciso di coinvolgere alcuni esperti della materia, sia nazionali che internazionali. In questo caso, appunto, presentiamo il professor Paolo Pascucci, ordinario di diritto del lavoro e della sicurezza sociale presso l'Università di Urbino Carlo Bo, dove tra i diversi incarichi è anche presidente dell'Osservatorio Olympus, nell'ambito del quale, valorizzando e sviluppando l'esperienza avviata nel 2011 con i working papers di Olympus, nel 2016 è nata la rivista scientifica online Diritto della sicurezza sul lavoro, che pubblica contributi scientifici originali dedicati nello specifico al diritto della salute e sicurezza sul lavoro. Quest'ultimo tema, appunto, è da anni al centro dell'attività di didattica e di ricerca del professor Pascucci. I suoi studi in questo ambito, sviluppati all'interno di un'ampia produzione scientifica, hanno interessato in maniera approfondita i diversi aspetti della materia, segnalandosi sia per la profondità di analisi che per la capacità di individuare con prontezza le nuove aree di interesse, anche con specifico riferimento all'impatto che l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro ha avuto e sta avendo tuttora sulle tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. Data la sua conoscenza della materia, in questa intervista ci confronteremo con lui rispetto ai principali nodi problematici emersi nella nostra ricerca, nonché alle possibili prospettive di interventi di riforma atti ad adeguare il sistema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle sfide della trasformazione organizzativa e tecnologica. Partendo dall'ambito applicativo delle discipline in materia di salute e sicurezza e dalla nuova organizzazione del lavoro, approfondiremo pertanto come a seguito delle trasformazioni in corso si renda necessario un ripensamento del quadro normativo e istituzionale mediante proposte di riforma e un percorso di adattamento della legislazione prevenzionistica alla nuova realtà del lavoro. Pertanto ringrazio nuovamente il professor Pascucci per la disponibilità e direi che possiamo procedere con una prima considerazione e una prima domanda. Da questo punto di vista, allora, abbiamo detto che i fenomeni di frammentazione organizzativa
fortemente connessi ai processi di trasformazione tecnologica e organizzativa della quarta rivoluzione industriale, tanto con riferimento alle modalità di ingaggio dei lavoratori, quanto con riferimento ai processi di esternalizzazione, codatorialità e multidatorialità, creano delle tensioni nell'individuazione del datore di lavoro ai fini della predisposizione delle tutele prevenzionistiche, ma anche rispetto all'ambito applicativo delle tutele del testo unico. Si pensi per esempio all'esclusione del lavoro parasubordinato svolto da un luogo diverso da quello del committente. Pertanto, dinanzi a questi processi e al netto della ispirazione universalistica del testo unico, crede che sia necessario un intervento di ridefinizione delle nozioni di datore di lavoro e lavoratore e degli ambiti applicativi delle discipline prevenzionistiche? Se sì, in quale direzione? Allora, buon pomeriggio, grazie intanto dell'invito a confrontarmi con voi su queste tematiche che, diciamolo subito, sono particolarmente attuali e non solo per la presenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, perché in realtà il tema della trasformazione, delle metamorfosi dei sistemi organizzativi, dei sistemi produttivi e il loro impatto sulla disciplina di salute e sicurezza sul lavoro era ben avvertito anche prima che esplodesse questa maledetta pandemia. Diciamo subito, cercando di essere piuttosto aderenti alla domanda posta, che in realtà il decreto 81 del 2008, come tutti sanno bene, nasce con una vocazione tendenzialmente universalistica. La legge delega da cui è promanato, la legge 123 del 2007, preconizzava infatti una disciplina che, al di là della unificazione normativa, perché poi a dire il vero, come sappiamo, di vero e proprio testo unico non si tratta, anche se all'interno del titolo primo del decreto 81 si può dire che sono racchiusi tutti i principi generali della materia, ma non dimentichiamoci che esistono altre discipline, per così dire, limitrofe di salute e sicurezza che sono ancora esistenti a prescindere dal decreto 81 e che peraltro ancora non sono state coordinate con i principi generali del decreto 81 come l'articolo 3 del decreto 81 vorrebbe. Mi riferisco al settore della pesca, dei porti, delle ferrovie e quant'altro. Quindi sostanzialmente abbiamo anche discipline altre, parallele, limitrofe, come dicevo. Però, al di là di questi particolari, non c'è dubbio che la vocazione, come dicevo, è una vocazione universalistica, cioè a dire dare una tutela di salute e sicurezza a tutti quanti coloro che operano a diverso titolo in organizzazioni, in contesti produttivi. Questa vocazione è stata, direi, soddisfatta, diciamo pure fino ad un certo punto, nel senso che da un lato noi abbiamo una definizione di lavoratore, per così dire, avanzatissima, direi quasi che potrebbe essere autosufficiente la definizione di lavoratore, cioè il soggetto che a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui esegue la prestazione, presta quest'ultima nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato o pubblico. Ecco, questa definizione potrebbe già avere una sua autosufficienza, in quanto in essa, come una sorta di clausola generale, si possono ricondurre a ben guardare tutte le varie fattispecie lavorative, senza tema di escluderne alcuna. In realtà sappiamo che questa definizione universalistica, che, lo dico per inciso, ma è un inciso tutt'altro che irrilevante, forse potrebbe essere in qualche modo valorizzata anche dal diritto del lavoro generale. Penso per esempio a tutta la questione della riconduzione in capo ad un determinato datore di lavoro di determinate prestazioni nelle catene e nelle filiere degli appalti, dei subappalti, nelle esternalizzazioni, dove si pone il problema di chi sia il soggetto a cui imputare la prestazione. Ebbene, questa definizione universalistica poi in qualche modo fa i conti con una sorta di declinazione piuttosto parcellizzata e dettagliata nell'articolo 3, che in ragione delle diverse tipologie contrattuali
prevede alcuni adattamenti della disciplina. Forse l'esempio, per così dire, più clamoroso, più macroscopico, veniva citato anche nella domanda, e per certi versi anche più discutibile, è proprio quello del lavoro parasubordinato. Ora, al di là dei mutamenti che si sono verificati dal 2008, quando fu emanato il decreto 81, ad oggi per quanto riguarda il lavoro parasubordinato, mi riferisco naturalmente alla soppressione del lavoro a progetto, alla introduzione del concetto di collaborazione eterorganizzata e quant'altro. Dicevo, al di là di questo, non c'è dubbio che il decreto 81 rispetto al lavoro parasubordinato tradisce, direi, in modo abbastanza sensibile quella vocazione universalistica, perché riconosce l'applicazione della tutela nei confronti del lavoratore parasubordinato a condizione che svolga la sua attività nei luoghi di lavoro del committente. Qui emerge forse uno dei primi anacronismi del decreto 81, perché già questo riferimento testuale al termine luoghi ci fa capire come in un contesto che sta cambiando in modo vorticoso, come quello che veniva accennato poc'anzi, l'industria 4.0, la digitalizzazione e quant'altro, la delocalizzazione delle attività lavorative, non c'è dubbio che quel riferimento a luoghi già denota in qualche modo un certo ritardo. Così come tengo a dirlo, la stessa rubrica generale del decreto 81, dove si parla di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tradisce ancora forse il retaggio di una tradizione per certi versi gloriosa, ma che sicuramente non tiene conto delle evoluzioni. Ebbene, il fatto di riconoscere da un lato che lavoratore ai fini dell'81 è chiunque svolga una prestazione a prescindere dalla tipologia contrattuale nell'ambito di un'organizzazione datoriale, e dall'altro lato però negarla qualora quel soggetto, in quanto parasubordinato, non svolge l'attività nel luogo del committente, evidenzia subito un problema piuttosto chiaro, dove allora in realtà non è vero, si potrebbe dire che la tipologia contrattuale è del tutto irrilevante, anzi è proprio perché in realtà questo è un parasubordinato che allora si gioca sulla presenza nel luogo di lavoro per riconoscergli una tutela. Qui naturalmente il discorso si dovrebbe ampliare, perché è chiaro che, siccome non dobbiamo mai dimenticarci che la disciplina di salute e sicurezza sul lavoro, al di là della sua dimensione pubblicistica, del fatto che è assistita da sanzioni penali, del fatto che ha un impianto complessivo governato dal legislatore, non di meno si avvale, però lo sappiamo bene, per la sua effettività di quelli che sono gli strumenti del contratto di lavoro. E quindi l'imputazione della responsabilità in capo al datore di lavoro, che comporta anche gli obblighi del datore di lavoro di coordinare, di organizzare il lavoro secondo modalità salubri e sicure. E di qui naturalmente il fatto che dal datore di lavoro o dal committente dovrebbero promanare chiaramente direttive, ordini, comandi per far sì che il lavoro si svolga in condizioni di salute e sicurezza. E qui si pone il problema, allora, se un lavoratore parasubordinato, e qui bisogna vedere di quale tipo di parasubordinato, possa in qualche modo essere coinvolto in questa, come dire, in questo contesto di ordine direttive, tenendo conto che fondamentalmente resta ancora un lavoratore autonomo. Certo è che se, come dire, decliniamo tutto ciò nello schema, diciamo, più recente della collaborazione eterorganizzata, lì il problema francamente si scioglie, perché il fatto che lo stesso legislatore del decreto 81 del 2015 abbia previsto l'applicazione della intera disciplina del lavoro subordinato ai collaboratori eterorganizzati fa sì che sostanzialmente i dubbi si possano in qualche modo sdrammatizzare. Resta il fatto però che ci sono anche altri punti secondo me critici. Qui, se mi permettete, vado un po' a ruota libera sperando poi di non sforare tempi eccetera, ma mi direte voi cortesemente. Mi verrebbe da pensare che il problema dell'adattamento della disciplina del decreto 81 alle metamorfosi del mercato del lavoro e dei sistemi produttivi non riguarda soltanto, diciamo, gli aspetti più evolutivi delle trasformazioni,
Perché ci sono, tutto sommato, ancora delle sacche, le definirei così con un termine forse un po' greve, delle sacche di lavoro tendenzialmente piuttosto, come dire, di modesta rilevanza dal punto di vista professionale, ma di enorme importanza dal punto di vista sociale, che in realtà stanno fuori dal decreto 81. Mi riferisco, come avrete senz'altro inteso, al lavoro domestico, che peraltro proprio negli ultimi anni ha avuto un boom straordinario dovuto, come sappiamo, a tutte le esigenze di cura che una popolazione anziana come la nostra, che sta ulteriormente invecchiando, chiaramente pone all'attenzione. Ebbene, il fatto della esclusione del lavoro domestico, di per sé legittimato dalla direttiva quadro europea 391 dell'89, il che però non significa che noi non possiamo poi andare a prevedere un'asticella di tutela superiore a quella della direttiva, che è una direttiva che pone una condizione minimale, come tutte le direttive naturalmente europee, quindi derogabili in melius. Ecco, io direi che da questo punto di vista questo è un aspetto che al di là delle trasformazioni del mondo del lavoro però va considerato adeguatamente. Non penso sia più possibile pensare, e se volete la dimensione pandemica se ne ha dato un ulteriore riscontro, non possiamo più pensare che questi soggetti siano ancora assoggettati ad alcune discipline degli anni 50 di carattere minimale che lasciano tutto sommato molto insoddisfatti. Il lavoro domestico è un lavoro che sarà pure, per così dire, speciale dal punto di vista giuslavoristico, ma non di meno non dobbiamo dimenticarci che, anche al di là del fatto che il datore di lavoro non è un imprenditore, è una persona fisica normale, lo dico tra virgolette, è una famiglia, in qualche modo quella prestazione lavorativa non è che non possa essere tutelata, che non debba essere tutelata, anche perché, badate, i rischi presenti nell'attività domestica sono in realtà infiniti. Ho detto questo per dire che in realtà non dobbiamo soltanto prestare attenzione, diciamo, a quello che ci appare oggi in questa dimensione tecnologica preponderante. Ci sono anche questi aspetti da non dimenticarci. E il decreto 81 da questo punto di vista allora fece una scelta conservativa, diciamo, che potrebbe però, secondo me, essere rivista. Così come in realtà si potrebbero rivedere alcune previsioni delle discipline speciali che oggi si intrecciano tra i due 81, tra l'81 del 2008 e l'81 del 2015. C'è qualcuno che ha proposto di giocarsi questo numero su qualche ruota, potrebbe essere fortunato, io non lo so, ma in ogni caso non c'è dubbio che le discipline dei contratti di lavoro flessibile, penso alla somministrazione per esempio in particolare, potrebbero forse meritare qualche adattamento da questo punto di vista, qualche adattamento particolare. Ma forse il vero problema è più che sulla, diciamo, configurazione della posizione del lavoratore, forse ancora di più sulla posizione del datore di lavoro. Amo dire sempre che in realtà noi giuslavoristi ci interroghiamo poco sulla figura datoriale, che invece, e lo dimostrano le esperienze degli anni più recenti, dovrebbe essere il centro della nostra attenzione, non certamente, sia chiaro, per non dedicare attenzione al ruolo del datore di lavoro e ai suoi diritti, ma proprio perché questi, come dire, possono ricevere effettività in ragione della nostra comprensione e consapevolezza di chi sia il datore di lavoro e di quale ruolo giochi. Qui per esempio segnalo che nel decreto 81 non c'è menzione alcuna, quando nella lettera B dell'articolo 2 si definisce il datore di lavoro, della posizione datoriale per la sicurezza nelle società, in particolare nelle società di capitali. Qui ancora noi attingiamo di fatto all'elaborazione giurisprudenziale che ormai si è consolidata, secondo cui quando c'è un consiglio di amministrazione, quando c'è un organo gestorio collegiale, la posizione di garanzia datoriale si ripartisce equamente su tutti i membri di questo consiglio, salvo il caso in cui il collegio, il consiglio di amministrazione abbia indicato, abbia designato
abbia delegato, attenzione, ma è una delega di gestione e non di funzioni, non è quella dell'articolo 16 del decreto 81, uno dei propri membri come prevalente, diciamo, posizione di garanzia datoriale. Fermo restando l'obbligo, dice la giurisprudenza, di tutti gli altri membri del Consiglio di amministrazione di vigilare sull'operato di costui. Allora, visto che ormai la dimensione, come dire, giuridica delle imprese italiane, questo vale anche all'estero, ma noi per ora ci occupiamo dell'Italia, è una dimensione prevalentemente societaria, c'è da chiedersi come mai noi ancora possiamo permetterci di avere una definizione di datore di lavoro che non tenga conto anche di questo aspetto. Si potrebbe dire sopperisce la disciplina giurisprudenziale, ma è vero pure che la disciplina giurisprudenziale, come sappiamo, con tutto il rispetto che dobbiamo al lavoro prezioso dei giudici, naturalmente sconta a volte quel soggettivismo, quelle variazioni che sicuramente potrebbero non aiutare dal punto di vista della certezza del diritto. E se c'è una materia che, come dire, richiede a gran voce una certezza del diritto, con tutto ciò che chiaramente questo può valere, è quella della sicurezza sul lavoro. Un esempio preclaro, direi, di questo si è avuto con la delega di funzioni. Anche lì, per costante giurisprudenza, noi avevamo avuto negli anni un'elaborazione giurisprudenziale che, seppure con alti e bassi, aveva dato luogo ad un filone interpretativo che aveva enucleato dei criteri alla stregua dei quali valutare la validità e l'efficacia della delega di funzioni da parte del datore di lavoro ad un altro soggetto dell'organizzazione. E però oggi che abbiamo l'articolo 16 del decreto 81 che molto saggiamente ha recepito e legificato nei fatti quegli orientamenti giurisprudenziali, noi abbiamo una disciplina molto più certa, molto più stabile, molto meno equivoca e ambigua di quella che poteva essere quella risultante da una serie di interpretazioni giudiziali. E quindi mi chiedo se non sia il caso, lo pongo problematicamente, di integrare l'articolo 2 lettera B con qualche parola che possa aiutarci a capire meglio chi sia il datore di lavoro anche nelle società di capitali. L'altro problema, anche qui forse non vorrei andare fuori dal seminato, però poi in realtà forse noi abbiamo sempre la tendenza a vedere le cose dell'evoluzione solo per il settore privato, ma c'è anche il settore pubblico, che sappiamo bene è un motore fondamentale poi per, come dire, per l'evoluzione e la modernizzazione di un paese. E sul settore pubblico non dobbiamo dimenticarci che quella definizione, secondo me molto, molto saggia, della lettera B, secondo periodo dell'articolo 2 del decreto 81, cioè il dirigente che è individuato dall'organo di vertice, purché abbia i poteri di gestione, i poteri decisionali e di spesa, deve fare i conti però, purtroppo, nella pratica, con una situazione nella quale nelle pubbliche amministrazioni, come ben sappiamo, in ragione del fatto che, come dire, la gestione dei budget è sostanzialmente tutta formalizzata, tutta quanta affidata naturalmente a procedure di un certo tipo, fa sì che non sempre quella vera disponibilità dei poteri, soprattutto economici, sia chiara, sia evidente. Anche questo è un aspetto che potrebbe essere critico e che non a caso emerge quando poi nei contenziosi, e purtroppo i contenziosi, come dire, non mancano in materia di sicurezza sul lavoro, in qualche modo emerge questa criticità, cioè il fatto che davvero il datore di lavoro pubblico disponga di quei poteri effettivi, perché sono tutti quanti poteri ispirati al principio di effettività, che il legislatore richiede. Ecco, questo per quello che riguarda, per così dire, le due definizioni principali, no? Le due definizioni principali, quindi direi la definizione di lavoratore, francamente, non perché io ne porto, lo ammetto e tanto si sa, una certa consistente responsabilità, io non la toccherei, perché la definizione della lettera A, secondo me, ha una portata che travalica i tempi, diciamocelo pure. Semmai si tratta di muoversi su qualche ritocco laterale, collaterale, per aiutare, per far sì che questa definizione sia effettivamente poi
come dire, recepita effettivamente, no? Che sia effettivamente recepita, allora colmando le eventuali lacune e affinando meglio determinati riferimenti. Quanto al datore di lavoro non vedrei male invece una riflessione quantomeno sul tema che accennavo, cioè a quello societario e anche a qualche possibile sostegno per quello che riguarda la parte della pubblica amministrazione. C'è un altro aspetto che posso mettere in campo qui, magari in maniera forse un po' disordinata, riagganciandomi a quel discorso che si faceva poc'anzi sul lavoro parasubordinato. Ora, il lavoro parasubordinato, e qui direi che sta diventando, diciamo pure, la vicenda dei rider lo ha evidenziato a chiare lettere, al di là delle contraddizioni, dei diversi orientamenti, eccetera, sta evidenziando forse in maniera più eclatante di altre la totale inadeguatezza di una disciplina che si ancori ancora al luogo di lavoro. Guardate, questo in realtà, attenzione, emerge sia per quello che riguarda la definizione della disciplina applicabile al lavoratore parasubordinato, che come abbiamo detto è ancorata alla presenza nel luogo di lavoro del committente. Penso per esempio, proprio in ragione della digitalizzazione, a quella che sarà, secondo me, forse sbaglierò, la esplosione di tutte quelle forme di lavoro digitale, diciamo pure di telelavoro nelle sue varie forme e applicazioni, di smart working, di lavoro agile, che la pandemia in qualche modo ha legittimato e ha sdoganato. Poi certamente anche lì in maniera, come dire, molto controversa, ma non parliamo ora dello smart working emergenziale. Io credo che quando sperabilmente usciremo da questa situazione drammatica sarà difficile prescindere, e credo di dire un'ovvietà, naturalmente ne sono consapevole, prescindere da queste risorse tecnologiche di lavoro a distanza. E badate, il tema del luogo, questo è una cosa diciamo più marginale forse apparentemente, ma non più di tanto, ritorna anche in un'altra norma del decreto 81, anche se ad altri fini, quando cioè si parla della disciplina degli appalti, che resta pur sempre uno degli aspetti più delicati della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e dove si dice purché il committente abbia la disponibilità dei luoghi. Ecco, questo discorso sulla disponibilità del luogo lì francamente è un tema diverso, però non mi ha mai convinto. Qui dobbiamo andare sul principio di effettività. Questa frase disponibilità dei luoghi ha creato e sta creando ancora tutta una serie di controversie interpretative che non aiutano certamente a gestire in maniera adeguata la vicenda, e anzi secondo me la complicano inutilmente poi, perché di fatto è il principio di effettività. Quindi la parola luogo, questo solo per dire che la parola luogo è una parola da scrivere in rosso in questo momento nel nostro discorso. Ovviamente questo non significa che non c'è più la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anzi dirò di più, c'è semmai la considerazione che il luogo di lavoro, semmai, e qui la giurisprudenza anche più recente ci sta dando segnali, tiene dentro non soltanto chi ci lavora, ma tiene dentro ai fini di salute e sicurezza anche chi legittimamente si trova nel luogo di lavoro. E quindi da questo punto di vista forse il concetto di luogo di lavoro deve essere rivisto, così come il tema del luogo si interseca, e qui lancio una provocazione che naturalmente poi in sede di ricerca potrà essere sviluppata. Il tema del luogo evoca l'altra, secondo me, scommessa con cui dobbiamo confrontarci. Cioè, e qui c'è un bel libro di Paolo Tomassetti su questo, cioè se il luogo è ancora solo il luogo fisico dell'organizzazione produttiva, o non debba in qualche modo intrecciarsi con il luogo esteso, l'ambiente circostante, no? Dove la disciplina dell'ambiente di lavoro necessariamente non può più non dialogare con quella della tutela ambientale. Penso all'impatto sul contesto sociale e ambientale del lavoro dell'impresa, dell'attività produttiva.
qui credo che vada valorizzata un po' la elaborazione concettuale che è stata fatta nel documento di Treu, Del Punta e Caruso sul diritto del lavoro sostenibile. Ci sono mi sembra, delle suggestioni molto, molto interessanti da recuperare, se posso. Grazie per questa approfondita risposta ai profili di carattere applicativo della disciplina, con una forte focus sulle figure del datore di lavoro, del lavoratore, e poi con questa chiosa molto importante sulla questione del luogo di lavoro, dell'ambiente di lavoro. A questo proposito, ci sono due altri fenomeni che noi abbiamo intercettato e su cui vorremmo sollecitare la sua riflessione. Da un lato, sempre collegandosi ai processi di smaterializzazione e di remotizzazione del lavoro che impattano sul mondo del lavoro in termini prevenzionistici, come questo può avere un effetto sull'azione delle rappresentanze dei lavoratori, e quindi se ritiene che la disciplina del testo unico sia adeguata a garantire i necessari spazi di intervento dei rappresentanti con riferimento ai nuovi rischi. E anche qui se si può invece immaginare un intervento per cercare di ampliare le prerogative e renderle maggiormente rispondenti alle esigenze attuali. Con riferimento alla questione dei luoghi e degli ambienti, quindi di una dimensione più ampia, pongo già anche un ulteriore quesito che riguarda invece la tematica della valutazione dei rischi, adottando una prospettiva più ampia rispetto a quella del luogo di lavoro, che oramai abbiamo detto essere un riferimento un po' restrittivo per andare a definire le discipline, le tutele prevenzionistiche. Come deve cambiare, come deve adattarsi lo strumento della valutazione dei rischi, che è alla base chiaramente del sistema prevenzionistico? Anche qui è necessario cercare di lavorare su questo concetto, di andare a lavorare sia da un punto di vista della riflessione scientifica, ma anche dal punto di vista della definizione normativa, della valutazione dei rischi, per adeguarlo a una realtà del lavoro la cui fluidità impatta sulle modalità della valutazione? Allora, sono due temi questi che poi possono strettamente raccordarsi, perché dal punto di vista, come dire, anche tecnico, giuridico, non dobbiamo dimenticarci che la valutazione dei rischi viene effettuata dal datore di lavoro, su obbligo indelegabile, con la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, no? Quindi in qualche modo, come dire, sono temi che si possono anche tenere da questo punto di vista. Qui intanto direi, se mi permettete, partirei dal tema della valutazione dei rischi, per poi passare a quello della rappresentanza, tenendo conto che qui noi dobbiamo stressare ancora di più di quanto non abbiamo fatto finora il concetto di organizzazione. Io credo che questo sia un passaggio centrale nei miei scritti fin dall'indomani dell'emanazione del decreto 81. Ho sottolineato a più non posso la dimensione fondamentale del concetto di organizzazione, un concetto in realtà polimorfo, perché qui viene in gioco l'organizzazione del lavoro, che poi è la fonte dei rischi, non dobbiamo dimenticarcelo, oppure anche l'occasione per i rischi, perché certamente l'organizzazione del lavoro difficilmente potremmo dire che è la fonte del Covid, però non c'è dubbio che l'organizzazione del lavoro favorisce la diffusione del Covid, e quindi non a caso parliamo di un rischio generico aggravato nel caso delle aziende non sanitarie, quelle dove il rischio biologico non è specifico. Chiudo la parentesi Covid. Ma in realtà l'organizzazione va anche intesa, e io su questo avevo fatto delle riflessioni a mio tempo che credo tuttora attuali, come il modo di rispondere ai precetti legislativi. Cerco di essere un po' più ordinato. Organizzazione del lavoro. L'organizzazione del lavoro dobbiamo cessare anche qui di ragionare in termini di reificazione. Quando parliamo di organizzazione del lavoro pensiamo sempre all'insieme dei macchinari, alle strutture, ai luoghi fisici e quant'altro. Qui va di pari passo, fa pandan col discorso che facevamo prima sul luogo. L'organizzazione è qualche cosa, intanto è un insieme di regole. È un insieme di regole che presiedono al progetto produttivo del datore di lavoro.
E non a caso la definizione di valutazione dei rischi è quella di valutazione globale documentati di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, che è esattamente simmetrica alla definizione di lavoratore. Direi che da questo punto di vista c'è stata un'attenzione del legislatore del 2008 nel dare le definizioni dei concetti più importanti. Quindi in realtà l'organizzazione esiste, e dico una banalità, anche laddove non c'è luogo. L'organizzazione esiste in quanto c'è un insieme di regole che presiedono a come si svolge la prestazione. E allora se c'è l'organizzazione, ancorché più sfumata, più dematerializzata, non di meno ci deve essere la valutazione dei rischi. Quindi io direi che la definizione della lettera Q dell'articolo 2 del decreto 81 non vada toccata, perché è anch'essa una definizione assolutamente all'altezza, adeguata a rispondere a quelle che sono le esigenze che oggi e il futuro l'oggi e il futuro ci pongono. Il problema è semmai ragionare sul concetto di organizzazione. Questo non significa che così abbiamo risolto tutti i problemi, perché è chiaro che una cosa è valutare i rischi che sono presenti in un'organizzazione ben definita, ben localizzata, ben, come dire, materializzata, altra cosa è valutare i rischi di coloro che stanno sì in un'organizzazione che però non ha un confine fisico. Richiamiamo ancora una volta il tema dei rider. Come valuto? Perché anche lì si fa presto a dire, si applica il decreto 81 ai rider. Sì, ma allora se si applica il decreto 81 bisogna fare la valutazione dei rischi. E la valutazione dei rischi che cosa deve avere ad oggetto? La strada su cui il rider corre in bicicletta o in motorino non è nella disponibilità del datore di lavoro o del committente. E non di meno allora io dovrò adeguare il discorso della valutazione dei rischi più che al luogo in sé, su cui non posso incidere, piuttosto al modo in cui si svolge la prestazione. Questo è un passaggio importante che secondo me evoca un altro aspetto non sempre adeguatamente indagato, e cioè la valutazione dei rischi non è un adempimento che va effettuato ad organizzazione data. Cioè io organizzo il mio lavoro come meglio credo. Secondo l'articolo 41 della Costituzione, la mia libertà di intrapresa, organizzo il mio lavoro. Dopodiché faccio la valutazione dei rischi. No. Questo cozza contro il principio su cui si fonda la direttiva quadro europea, che antepone l'uomo, la persona, al lavoro. Il principio della prevenzione primaria, che è richiamato anche nell'articolo 15, nelle misure generali di tutela del decreto 81, impone di eliminare i rischi alla fonte. Ma allora come faccio ad eliminare i rischi alla fonte se io ho già organizzato come meglio credevo la mia struttura produttiva? Forse questo significa che dobbiamo, come dire, giocare sul modo di procedere logicamente. Forse questo significa che in realtà la valutazione dei rischi deve essere in qualche modo coeva e funzionale alla creazione dell'organizzazione. Non a caso gli scienziati dell'organizzazione parlano di una valutazione che entra nell'analisi del processo di lavoro, perché è lì che scelgo come organizzare. I rischi li posso scongiurare a monte nel momento in cui vado a costruire l'organizzazione. C'è una norma apparentemente, come dire, marginale, ma secondo me di grande significato, nell'articolo 29 mi pare di ricordare, ora non ho il testo sotto mano ma cambia poco, dove si dice che in caso di creazione di nuova impresa il datore di lavoro procede immediatamente alla valutazione dei rischi. Poi vabbè, gli dà un po' di giorni per fare l'elaborazione del documento. Però se andiamo a riflettere attentamente su questo precetto, che cosa vuol dire?
vuol dire che la creazione dell'organizzazione presuppone la valutazione del rischio. Questo è un passaggio molto importante che purtroppo non è stato ancora metabolizzato, direi, nella nostra coscienza giuridica e organizzativa imprenditoriale. Invece è fondamentale, perché questo, badate, apparentemente sembrerebbe quasi ledere le prerogative, le sacrosante prerogative imprenditoriali. Invece no, perché se uno legge attentamente il 41 della Costituzione, ma quando quello ti dice che tu sei libero di intraprendere purché la tua intrapresa sia compatibile con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, di che cosa ti sta dicendo? Alla fine di questo sta parlando. E qui si potrebbe discutere se la sicurezza è un limite esterno o non addirittura un limite interno all'intrapresa, ma lascio questo alle elaborazioni teoriche, no? Quindi in realtà la valutazione del rischio è un passaggio centrale proprio nella costruzione della disciplina di salute e sicurezza. Non è solo, come dire, il pivot di tutto il sistema, tutto ruota attorno a questo obbligo, no? Da questo discende la sorveglianza sanitaria, da questo discende la formazione, da questo discende quali mezzi, quali strumenti, quali misure di protezione e di prevenzione adotto. È evidente che senza quello nulla tiene. Il problema è come e quando farla. E lì si lega tutto al concetto di organizzazione. E allora nel concetto di organizzazione dereificato, ben ci sta anche la considerazione di tutti i lavori che si svolgono al di fuori dei contesti fisici, materiali. Quindi la valutazione allora dovrà in qualche modo tenere conto di certe caratteristiche di come il lavoratore svolge l'attività, necessariamente, specie quando questa si svolge in luoghi difficilmente, come dire, dominabili. Lo stesso discorso vale per il lavoro agile, attenzione. Un altro 81, tanto per cambiare, quello del 17, la legge 81 del 17. E lì non ci possiamo mica accontentare della frasetta per cui in materia di salute e sicurezza il datore di lavoro consegna al lavoratore agile l'informativa sui rischi, eccetera. Attenzione, non cadiamo nel facile equivoco per cui tutto si risolve lì, perché questo se ne va in giro fuori dai locali aziendali con una propria discrezionalità. È sempre un lavoratore subordinato, non dobbiamo dimenticarcelo. Questo non significa vincolarlo oltre misura, ma questo significa che il datore di lavoro non si può spogliare dei suoi poteri, doveri in materia di salute e sicurezza. C'è qualcuno che ha sostenuto, dice, ma in fondo il patto individuale di lavoro agile è quello con cui tu puoi anche rinunciare all'esercizio di certi poteri datoriali, ma non quelli di salute e sicurezza, secondo me. Perché questi sono funzionalizzati alla tutela di interessi superiori. Quindi lì il datore di lavoro deve stare attento a quello che fa. E da questo punto di vista, quindi, anche lì la valutazione dei rischi sarà particolarmente complessa. Qui più che, come dire, incidere sulle norme, che secondo me, per come sono confezionate, hanno una loro attualità e la capacità di resistere nel tempo, bisognerà piuttosto ragionare sull'applicazione delle norme. Qui forse occorrerebbe un maggiore raccordo con la scienza dell'organizzazione, con coloro che studiano il risk assessment, cioè proprio con come materialmente tu vai a valutare rischi di questo tipo. Però non credo che le norme in sé sulla valutazione siano da riformare da questo punto di vista. E in fondo non dimentichiamoci che ancora forse dovremmo applicare quella norma, secondo me, come dire, centrale e benemerita, ma quanto mai misconosciuta, che entrò nel decreto 106, nel correttivo del 2009, in forza della quale la valutazione dei rischi deve tenere conto anche dei rischi tipologici legati alla tipologia contrattuale. E qui da giuslavoristi dovremmo interrogarci, ma fino a quando davvero questa norma è applicata? Perché se uno poi la mette in correlazione
con i divieti di usare certi lavori flessibili, penso al lavoro a termine, al lavoro somministrato, al lavoro intermittente, dove tu non puoi ricorrere a quel tipo di contratti flessibili se non hai fatto la valutazione dei rischi, ragioniamoci un po'. Ma che cosa vuol dire non aver fatto la valutazione dei rischi? Potrebbe voler dire non ho fatto la valutazione dei rischi anche da, come dire, da tipologia contrattuale? C'è un intreccio tra queste norme. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente il tema è quello dell'organizzazione. L'altro, come dire, corno del dilemma, ammesso così si possa dire, l'altra dimensione dell'organizzazione, su cui io insisterei molto, è l'organizzazione intesa non più come fonte dei rischi, quindi l'organizzazione del lavoro, qualunque forma essa abbia, ma è piuttosto il metodo con cui applico i precetti. Qui c'è un discorso da fare, forse un po' sottile, ma neanche troppo. Il tema della salute e sicurezza è sempre stato dominato dal principio di effettività. Qui i maestri sono i penalisti, perché il principio di effettività, anche se in realtà è un principio anche nostro, perché non dovremmo dimenticarci che fin dalla 1369 del 60 il principio di effettività era consacrato anche nel diritto del lavoro. Però sicuramente i penalisti su questo hanno molto da insegnarci. Ebbene, basta il 299 del decreto 81 per risolvere tutto? O dobbiamo, come dire, considerare che il 299, l'articolo 299, quello che cioè dice che le posizioni di garanzia di datore di lavoro e di dirigente di preposto si riconducono anche a chi, pur non avendo avuto investiture formali, nei fatti ha esercitato i poteri connessi a quelle figure? O forse non dovremmo considerare che il 299 sta laggiù in fondo, scusate se così sottolineo l'aspetto logistico della collocazione, è una delle ultime norme, il che non significa che non sia una norma importante, ma appunto è una norma di chiusura che soccorre quando io non sono riuscito in altro modo a confezionare un adeguato sistema di prevenzione aziendale. Mi spiego meglio. Il decreto 81 ha già in sé tutta una serie di indicazioni molto chiare su come io devo fare per creare un sistema di prevenzione aziendale. E direi che da questo punto di vista il raccordo con l'articolo 30 sui modelli di organizzazione e di gestione, su cui magari poi torneremo, diventa centrale, a prescindere dal collegamento con la responsabilità amministrativa del 231 del 2001. Nel senso che se uno guarda in particolare l'articolo 28, e torniamo ancora alla valutazione dei rischi, quello ti dice che il documento di valutazione dei rischi deve indicare i ruoli dell'organizzazione che sono tenuti a garantire determinate misure di prevenzione e protezione. Cioè ti dice chi fa che cosa, me lo devi mettere per iscritto nel DVR. Ma allora se dice questo, che cosa ci sta dicendo? In modo traslato forse, ma ci sta dicendo creati un modello organizzativo chiaro e trasparente in cui si sappia bene chi fa che cosa. E qui soccorre poi il 30 che ti aiuta a dare evidenza a tutto ciò. Ma anche ove mai tu non avessi il modello del 30, un modello ce l'hai già dal 28 da questo punto di vista. Allora, più è organizzato, più è chiaramente ben definito l'organigramma aziendale che presiede alla salute e sicurezza, datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, le varie figure, RSPP, medico competente e quant'altro, più io faccio a meno del 299. Il 299 è una norma di risulta, mi servirà solo nei casi opachi. E io, imprenditore di qualità, imprenditore europeo, imprenditore che lavora secondo i principi della responsabilità sociale d'impresa, non ho alcun interesse ad essere un imprenditore con un'organizzazione opaca. Ho semmai interesse ad avere un'organizzazione trasparente. E qui ritorna il 30, perché in fondo il 30
i modelli di organizzazione e di gestione a cosa servono? Se non a rendere tracciabili e trasparenti le procedure attraverso le quali tu adempi i precetti prevenzionistici. Il 299 è in realtà una norma di chiusura del sistema, della quale non abbiamo bisogno se invece abbiamo organizzato il nostro sistema di prevenzione aziendale secondo procedure chiare, secondo un organigramma chiaro e trasparente, dove tutte le caselle sono messe giustamente al loro posto e tutto quanto il processo di comunicazione tra i vari soggetti, come dire, funziona in maniera fluida, dove c'ho un'organizzazione che non è opaca, ho un'organizzazione della sicurezza trasparente. E dicevo prima, forse nella parte che si è oscurata nella connessione, che da questo punto di vista i modelli dell'articolo 30 non sono altro che lo strumento per conferire trasparenza e tracciabilità alle procedure mediante le quali io adempio i precetti prevenzionistici. Si è sentito Ecco, adesso? Sì, perfetto. E su questo le vorrei fare un'altra domanda, perché appunto abbiamo parlato di questo concetto di organizzazione che, nonostante sia da sempre perno nell'impianto normativo del testo unico in materia di salute e sicurezza, oggi risulta più sfumato, più dematerializzato. Ecco, da questo punto di vista, e ricollegandomi anche a quanto detto sinora sui modelli di organizzazione e gestione, come questi possono agevolare sostanzialmente e come è possibile pensare una revisione degli stessi laddove ce ne sia bisogno per appunto poter gestire i nuovi contesti di lavoro e i nuovi lavori. Allora, noi dobbiamo, secondo me, uscire da un cortocircuito. Il cortocircuito è quello che i modelli di organizzazione e di gestione dell'articolo 30, siccome sono collegati al possibile esonero della responsabilità amministrativa della persona giuridica riconducibile al decreto legislativo 231 del 2001, come dire, hanno questa funzione. Cioè, se noi continuiamo a ragionare soltanto in questa dinamica esonerativa, diciamo così, non andiamo molto lontano. Noi dobbiamo capire che certamente questo è un effetto possibile ed auspicabile dell'adozione dell'efficace attuazione dei MOG, uso l'acronimo. Però, attenzione, l'adozione e l'efficace attuazione del MOG mi serve comunque anche al di là del suo effetto, diciamo, esonerativo dal punto di vista del 231. Se io adotto un MOG e lo adotto e lo attuo efficacemente, lo dicevo poc'anzi, io posso avere enormi vantaggi nel dimostrare di aver fatto tutto ciò che dovevo in relazione all'adempimento dei precetti prevenzionistici. Questo dal punto di vista civilistico, secondo me, gioca anche sulla diligenza dell'adempimento, oltre che sulla buona fede. Quindi direi che dobbiamo cercare il più possibile di uscire dalla strettoia tecnicistica del MOG come solo strumento, tra virgolette, processuale, per così dire, cioè che incide poi alla fine sugli esiti di un processo, per pensare anche e soprattutto a come gestire la nostra prevenzione in azienda. E qui c'è un aspetto, secondo me, che non abbiamo ancora abbastanza considerato, e cioè quello che il MOG, proprio perché è legato ancora troppo al 231, non sto dicendo di slegarlo, attenzione, sia chiaro, ma sicuramente l'enfasi sul collegamento MOG 231 fa sì che laddove il 231 non si applica, di MOG manco si parli. Pubbliche amministrazioni. Ma qui sfido chiunque a dirmi se davvero certe pubbliche amministrazioni, non vorrò dire tutte, ma molte,
possono permettersi il lusso di non avere un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza. Non già per esentarsi dalla responsabilità del 231, che non le riguarda ovviamente, perché gli enti pubblici sono fuori dal campo di applicazione di quel decreto, ma perché in realtà non poche delle amministrazioni pubbliche hanno una realtà organizzativa così complessa che è difficile davvero ed è impensabile immaginare che possano adeguatamente gestire la salute e sicurezza nella loro organizzazione senza dotarsi di un adeguato MOC. Ve ne cito una perché è quella, come dire, più attuale in questo momento, ma era attuale anche prima della pandemia: le aziende ospedaliere, che sono, se volete, le organizzazioni lavorative in cui in assoluto credo ci sia il catalogo più lungo di rischi, probabilmente più dell'Ilva di Taranto. Con questo non voglio dire che l'Ilva di Taranto sia l'ex Ilva sia un luogo, come dire, ameno, però ecco, attenzione, il catalogo di rischi presenti in un'azienda ospedaliera è pressoché infinito, chimico, biologico, fisico, radiologico e quant'altro. Allora, in un'amministrazione pubblica, perché quella formalmente è un'amministrazione pubblica, sta sempre nel 165 del 2001, però ha la dimensione aziendale, qui c'è questa particolarità. A proposito, ecco, se proprio posso fare un rimando a ciò che dicevo prima, a proposito della definizione di datore di lavoro, forse un chiarimento anche sul ruolo di datore di lavoro nelle aziende ospedaliere andrebbe fatto, perché lì in realtà quello che accade è che nelle aziende ospedaliere il datore di lavoro per la sicurezza è il direttore generale, che però guarda caso è anche l'organo di vertice, cioè quella scissione tra organo di vertice e dirigente dotato dei poteri di gestione che c'è nelle altre pubbliche amministrazioni, qui invece in qualche modo si compone in un'unica figura. Quindi si potrebbe anche pensare che magari una piccola, come dire, modifica legislativa atta a chiarire questo aspetto nelle definizioni di datore di lavoro potrebbe essere utile. Questo lo dico per inciso. Però, tornando a noi, non c'è dubbio che amministrazioni pubbliche come queste, ma io penso anche alle università, perché poi le università, essendo composte da realtà strutturali talmente variegate tra di loro, pensate alle università che hanno la facoltà di medicina, anzi ormai si dice dipartimento, che hanno quella di chimica, quella di lettere, quella di scienze motorie, eccetera. Anche lì sono realtà polimorfe, ricche dei rischi più incredibili, con problemi organizzativi infinite. Anche lì bisognerà pensare all'utilità di modelli di organizzazione e di gestione. Poi voi mi potreste dire sì, però lì poi io non ho il vantaggio di adottarlo che ho nel settore privato, dove mi può esonerare dalla responsabilità amministrativa della persona giuridica, fermi restando in caso di infortuni gravi le responsabilità penali individuali. Certo, ma perché non pensare, visto che voi mi avete sollecitato anche a qualche proposta di modifica legislativa, a qualche logica premiale, incentivante per quelle pubbliche amministrazioni che adottano ed efficacemente attuano un MOG. Incentivi e premi che possono andare in direzioni diverse, ovviamente, che non riguardano il 231 qui inapplicabile, ma che possono magari, che ne so, consistere per esempio in agevolazioni o flessibilità maggiore rispetto a certi vincoli che le pubbliche amministrazioni hanno. Penso a blocchi delle assunzioni, patti di stabilità e quant'altro. Non credo che ci si debba sforzare troppo per trovare, come dire, qualche incentivo anche per mettere in moto questi processi virtuosi. Quindi ecco, un aspetto dell'articolo 30 è proprio questo, che lo dovremmo rendere ormai, come dire, consustanziale a tutto il resto. Senza aggiungere, attenzione, senza aggiungere a prevedere forme di presunzione di assolvimento dell'obbligo che spesso possono essere discutibili.
Il problema è che se tu adotti un MOG, dove c'è un organo di vigilanza, dove c'è un codice disciplinare, dove c'è un codice etico, in realtà tu hai sostanzialmente un sistema organizzato che ti consente di gestire la salute e sicurezza in modo molto più certo e sicuro. Io ho l'occasione di presiedere una commissione paritetica tecnicamente competente in un settore molto importante, dove in qualche modo operiamo per il rilascio dell'asseverazione dell'articolo 51 del decreto 81, l'asseverazione cioè della bontà organizzativa, l'asseverazione del MOG. E lì ci rendiamo conto di come effettivamente attraverso questa verifica che facciamo sulla adeguata applicazione dei MOG in queste aziende, che sono aziende molto importanti, e in realtà venga fuori come l'organizzazione aziendale spesso faccia acqua da tutte le parti. Anche questo è un tema, per esempio, che è stato scarsamente toccato, quello dell'asseverazione, che non è la certificazione, che è altra cosa. Stavo dicendo dell'importanza dell'asseverazione dell'articolo 51 come strumento di verifica dell'adeguatezza dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, che alla luce dell'esperienza che si sta portando avanti sta dimostrando come l'impresa in qualche modo metta a nudo se stessa, la propria organizzazione, attraverso questo meccanismo della pariteticità, che è importante, che non è stato ancora adeguatamente valorizzato. C'è ancora troppo pregiudizio ideologico nei confronti del sistema della pariteticità, fermo restando che la pariteticità sconta anche le difficoltà a volte di, come dire, no? Di calarsi in una realtà dove non sempre si tratta di soggetti genuinamente paritetici, però, o rappresentativi, però certamente questo è un aspetto che io valorizzerei il più possibile. Rapidamente sulla rappresentanza. La rappresentanza è qui, badate, la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, in Italia noi abbiamo sposato la tradizione della rappresentanza sostanzialmente innestata e innescata con quella tradizionale sindacale, no? L'RLS che sta dentro, almeno nelle imprese di maggiori dimensioni, nella RSU, con l'RSA. Io credo che queste siano tradizioni che difficilmente sono scardinabili in qualche maniera e comunque fa parte del nostro costume sociale, del nostro costume sindacale questo. Ci sono possibili contraddizioni su questo, si dice da parte di alcuni che il fatto che ci sia una commistione tra RLS e RSU possa creare dei problemi, il rischio di una eccessiva contrattualizzazione dei temi della sicurezza, però non c'è, e dall'altro lato il tema della necessità di una specializzazione sempre più forte degli RLS. Attenzione, specializzazione che a questo punto diventerà centrale in ragione della rappresentanza di soggetti sempre più dispersi nel territorio, no? Nell'organizzazione. Ma questa è la sfida che il sindacato oggi ha, a prescindere dalla sicurezza sul lavoro, no? Qui bisognerebbe, lancio l'ultima provocazione, bisognerebbe ragionare se, ma ve la butto lì così, proprio come un lanciatore di baseball, no? Se in realtà questa esperienza che è stata fatta sui protocolli anti-Covid, dove sono stati in qualche modo coinvolte le rappresentanze generali, qui non c'è solo l'RLS, qui sono proprio i sindacati, no? I comitati che stanno dentro il protocollo, eccetera, possano in qualche maniera gettare qualche lume sul futuro. Qui certamente per la pandemia si può ragionevolmente dire in fondo il rischio è ubiquitario, non riguarda solo lo specifico contesto aziendale, riguarda tutto, è bene che ci sia un carico su soggetti che hanno una rappresentanza generale. Però forse bisognerebbe ragionare se davvero questo rispolverare l'organizzazione sindacale in quanto tale sul tema della sicurezza non possa essere un tema che ci possa, come dire, lanciare qualche segnale interessante, non fosse altro per la difficoltà poi di andare a rappresentare tutta una serie di soggetti che o sono difficilmente rappresentabili o sono anche difficilmente contattabili proprio per questa continua delocalizzazione.
Allora, ringrazio il professore per l'approfondimento sui diversi temi su cui l'abbiamo sollecitato, con davvero una profondità di analisi e una ricchezza di spunti incredibile e di sicura utilità per anche il prosieguo della ricerca su queste tematiche. Quindi sono riscontri fondamentali sia per la ricerca che abbiamo portato avanti e che va a conclusione, ma anche per le prospettive future. E anche questa chiusura finale ci fa capire come siamo di fronte a dei processi di trasformazione in divenire, ma che offrono anche delle potenzialità di intervento e di ripensamento di tecniche prevenzionistiche, strumenti di tutela che ci permettono di guardare al futuro anche con il senso dell'opportunità, oltre che col senso della paura dei nuovi rischi. Quindi abbiamo di fronte la possibilità di rispondere a delle sfide molto importanti. Di nuovo grazie al professor Pascucci, grazie alla Grazie a voi. dottoressa Benincasa.